usare invece delle parole per descrivere Porto Torres prima del progetto Reti, utilizzerei complessità, difficoltà e alcune volte purtroppo un po' di disperazione. Ascolto delle giovani generazioni, sull'ascolto dei loro bisogni e sull'immaginare da un lato, da parte della scuola, dell'ente locale e della comunità locale, dei percorsi dove i giovani che cosa sognano per Porto Torres, in che modo i loro sogni possono tradursi in progetti. Tra di noi ci è stata posta una domanda, cosa sognavamo per la città, e sono saltate fuori tantissime idee, tra riassestare le strade, avere un cinema, altri ristoranti, l'ospedale e tante altre cose. Sì. La prima domanda è come potevamo contrastare l'abbandono scolastico. Una seconda domanda era come potevamo mettere al centro la scuola e quindi fare leva anche su questo ruolo strategico che la scuola ha dentro la comunità. E poi la terza domanda è come possiamo riaccendere nei giovani il desiderio di fare qualcosa per Porto Torres. Nei quali ci hanno comunicato quali sono i loro problemi, il loro dolore, ma anche i loro sogni. Ecco, quindi è stato un lavoro su due livelli, più intenso con un gruppo di ragazzi perché non era possibile farlo con tutti, ma diffuso, generalizzato a tutti i ragazzi del primo ciclo della scuola. Io direi adesso solidarietà, comunità e sicuramente speranza.